Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, solo per i più esperti anche Luna e Venere in cancro per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà per te questo mese di dicembre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali che influenzeranno il tuo cammino e le andremo ad applicare nei tarocchi. Quello che salta subito all'occhio è che Giove è nel tuo segno, già da un po', quindi sostiene fortuna, sostiene l'abbondanza, la protezione. Poi il 5 dicembre abbiamo la luna piena in Gemelli che illuminerà le relazioni, che ti darà chiarezza nelle relazioni, ok? Poi abbiamo Mercurio e Marte invece che nel tuo segno stimoleranno l'intuizione. Avrai anche delle nuove idee, delle nuove iniziative, cioè stimoleranno questo. Poi abbiamo la Venere che porterà leggerezza nei sentimenti, perché l'abbiamo in Sagittario, poi passa in Scorpione, e poi ti darà stabilità. Poi abbiamo Saturno, Nettuno e Plutone che guideranno la trasformazione tua interiore verso il tuo potere personale. Quindi questo per te è un mese perfetto per coltivare ciò che nutre il cuore, prendere decisioni consapevoli e costruire radici solide nella tua vita e nelle relazioni. Quindi tutto questo grande scenario planetario lo andiamo adesso ad applicare ai tarocchi. Andiamo a fare una struttura un po' diversa da quelle che abbiamo fatto sempre, più incisiva e risolutiva, ok? Per tutte le ragazze che non hanno ancora iniziato i 21 giorni, la pratica che sta dando risultati straordinari, la trovate qua sotto all'info box in descrizione, va bene? Poi tra un po' partiranno anche le masterclass e là proprio non ce n'è per nessuno. Cioè, nel senso, là proprio avrete il grande cambiamento che state aspettando. Molte di voi che me l'hanno chiesta, tantissime. Vabbè, quando sarà pronta iniziamo. Allora, ragazze mie e ragazzi, concentriamoci. Io chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia consapevolezza, bellezza, prosperità e gioia. Cancro, dicembre 2025. Prima carta, andiamo a vedere qual è il tema centrale del mese. Cioè, cosa devi realizzare a dicembre come anima? Seconda carta, quali saranno gli spiriti al tuo fianco? Che possono essere anche delle persone esterne, oltre al tuo spirito guida che te le manda. Quindi chi è che ti accompagna? Terza carta, quale sarà la trasformazione interiore che avviene? Cioè a livello di ombre, nodi karmici, che tipo di trasformazione avviene? Quarta carta, andiamo a vedere il potenziale spirituale nell'espansione pratica, no? Cioè qual è il tuo potenziale, la tua espansione reale spirituale in questo mese? Che cos'è che fiorisce nel lavoro, nelle relazioni? Lo vediamo con questa carta. E poi il sentiero pratico, cioè qual è l'atteggiamento da adottare affinché tu realizzi la missione dell'anima in questo mese? Come ti devi comportare? La postura energetica, il consiglio sciamanico, diciamo. E poi andiamo a vedere l'esito del mese. Come si chiude il mese di dicembre? Qual è il frutto visibile di tutto il processo? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Dicembre 2025. Andiamo a vedere qual è il tema del mese, cos'è che vuole realizzare la tua anima. Qua abbiamo il 9 di bastoni. Allora, per te dicembre è un mese di coraggio, di resilienza. Il 9 di bastoni mi dice che sei stata messa alla prova, o sei stato messo alla prova, sì, negli ultimi tempi. È come se mi dicesse che adesso devi stare saldo, cioè devi proteggere ciò che hai costruito fino a questo momento e affrontare eventuali sfide con determinazione. Fondamentalmente qua l'anima ti sta invitando a non arrenderti. Cioè, anche se ci sono state delle fatiche o delle battute d'arresto, ciò che stai portando avanti merita la tua difesa, ok? E tu hai la forza per farlo. Quindi è un mese in cui impari che il coraggio non è solo nell'azione,
ma è anche nella capacità di mantenere il tuo centro e la tua integrità, difendendo quello in cui credi. Questo vuole la tua anima, ok? E vediamo quali sono gli spiriti al tuo fianco, che sono anche le influenze esterne e il tuo spirito guida. Vabbè, ma qua ci sei, cioè, nel senso, ci sono gli spiriti che ti accompagnano, eh. C'è il 6 di bastoni. Gli spiriti ti accompagnano con un'energia di riconoscimento, di vittoria. Qua mi dice che non sei sola o solo, non lo siamo mai, ma qua lo sentirai proprio, perché hai bisogno di questo sostegno, perché stai portando avanti qualcosa di importante, mi dicono. Allora, qua mi dicono che ci sono delle forze, ci sono delle guide, ci sono dei segnali, ci sono delle persone che ti sostengono. Ci sono delle persone che vedono il tuo valore e ti incoraggiano a proseguire, ok? Ed è bellissimo, è fondamentale. E questo è un momento in cui il sostegno che ti viene dato dall'esterno arriva da chi ti riconosce veramente. Mm? Che sia una guida spirituale, che sia un amico, che sia un'opportunità concreta nella vita pratica, il sostegno arriva da chi riconosce il tuo valore. Quindi l'universo ti dice non sei sola, non sei solo. Il tuo impegno e la tua determinazione stanno per essere visti e celebrati. Bellissimo, bellissimo. E vediamo quali sono i nodi karmici che andiamo a sciogliere in questo mese. Ancora bastoni, ci picchia, c'è molto fuoco, eh. Sarà anche Marte in Sagittario comunque, che lo prendi proprio al volo. Allora, all'interno di te mi dice che in questo mese ci sarà tanta curiosità, sei animata o animato da un fuoco, hai la voglia di sperimentare. Cioè il paggio di bastoni qua indica che stai imparando a guardare le sfide come delle opportunità. Stai imparando a trasformare la paura in entusiasmo, come ci insegniamo sempre, e a vedere la vita con occhi nuovi. Si vede che state facendo le pratiche, ok? Guarda, verranno messi in luce alcune vecchie insicurezze o dei vecchi dubbi. Ma perché vengono messe in luce queste? Per mostrarti dove hai bisogno di fidarti di più di te stessa o di te stesso. Perché in questo mese tu imparerai a fare dei piccoli passi coraggiosi verso ciò che vuoi veramente. E comprenderai che ogni ostacolo contiene un dono nascosto, ma già lo sai questo, va bene? Quindi emergeranno questi vecchi dubbi, vecchie ferite leggere, per capire che vali, ok? Per vedere dove sta la mente, che vali, va bene? Wow. Andiamo a vedere qual è il potenziale spirituale, cioè qual è l'espansione pratica nella vita concreta, no? 8 di bastoni, ancora bastoni, porca miseria. Allora, io qua vedo slancio, movimento, possibilità concrete in tutti gli ambiti, non è un mese fermo, è molto movimentato, è pieno di riconoscimenti, di successo, ti stancherai un po', ma allo stesso tempo capirai che vali. Mi spiego? Qua mi dice che quello che hai seminato in passato, in questo mese, finalmente decolla, porta risultati, apre nuove strade. Per esempio, nel lavoro, nelle relazioni, nei progetti pratici, ecco, le energie si muoveranno molto velocemente, ci saranno delle opportunità. Vedo degli incontri significativi, anche delle comunicazioni importanti e anche delle azioni decisive arriveranno per sostenere il tuo cammino. Quindi questo è il dono fondamentalmente, no? È il dono del mese, quindi è l'impulso a realizzare ciò che desideri. Avrai l'entusiasmo per agire e anche la velocità di manifestare ciò che l'anima vuole. Cioè un mese pazzesco. Ecco perché l'anima dice vai, 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 perché i pianeti sono allineati a tuo favore. E vedete le carte, no? Vediamo come devi essere, la postura energetica, il consiglio sciamanico per andare incontro a questo. Ancora bastoni, cioè è rarissimo che escano tutti i bastoni, 7 di bastoni, come devi essere 7 di bastoni. Difendi ciò che è tuo, resta fedele a te stessa, difendi i confini. Cioè, non c'è nemmeno un arcano maggiore, ciò vuol dire qua. Tutto proprio si realizza nella vita pratica, cioè lo vedi concretamente, pa 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 pa. Quindi difendi ciò che è tuo, resta saldo e mantieni i confini sani. Quindi, perché ci potrebbero essere delle sfide.
ci potrebbero essere dei confronti, ecco perché, resilienza, no? Ci potrebbero essere, ecco questo è, ci potrebbero essere delle prove che mettono alla prova la tua determinazione. Quindi la postura energetica perfetta è quella della resilienza con grazia, di forza senza rigidità, di fermezza che protegge senza chiudere il cuore. Cioè questo è un invito a muoverti con coraggio, a restare presente e a portare ciò che l'anima desidera nella realtà con sicurezza e integrità. Va bene? E vediamo qual è l'esito del mese. Asso di spade. Allora, questo è il mese in cui io non so che cosa farai, ma io ti vedo vincente. Tutti arcani minori, quindi sono cose proprio che si verificano in questo mese, perché hai già gli strumenti spirituali per farlo. Questa è l'apertura mentale, la chiarezza, cioè dopo le sfide, il lavoro interiore, arriva la luce della verità. Io qua vedo che comprendi ciò che funziona, ciò che va lasciato andare e ciò che è destinato a crescere nella tua vita. È il momento di decisioni chiare e potenti questo mese. È il momento di liberazione dai dubbi e di una nuova visione. Ma già te l'ho detto nel preambolo quando ti ho detto i pianeti come sono per te. L'asso di spade qua ti darà gli strumenti concreti per agire con saggezza, per fare delle scelte che rispettano te stessa o te stesso e la tua anima e per aprire la strada a nuovi inizi luminosi e autentici. È una bomba questa stesa. Cioè, io qua vedo che è un mese di resilienza, sostegno e slancio. Le sfide qua ti mostrano la forza interiore e gli spiriti ti accompagnano con riconoscimento e sostegno, e anche le persone. E le trasformazioni interne apriranno la strada a nuove opportunità. Quindi dicembre ti insegna a difendere ciò che conta, ad agire con determinazione e chiarezza e a lasciare emergere ciò che è vero e autentico nella tua vita. C'è un mese potentissimo per portare nella realtà visibile i desideri dell'anima e aprire nuove prospettive luminose. Qua concretizzi tanta roba, è bellissima questa stesa. Vediamo che cosa ti dicono questi oracoli. È incredibile tutte queste carte di fuoco. È il fuoco del Dumo, si vede che state lavorando con la Kundalini, mi spiego? È il fuoco della Kundalini, chiamiamola energia cristica, ma è il fuoco del Dumo della Kundalini che sta creando. Si vede che stai lavorando forte con lo yoga sciamanico, mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dice questo, questi oracoli. Un mondo più profondo, e questo è Giove nel tuo segno. Non forzare il tuo cammino nella vita. Trovare l'equilibrio anche nei momenti bui aprirà il tuo cuore alla profondità della compassione nei momenti quotidiani. Io credo che tu questo l'abbia già raggiunto, altrimenti tutta questa potenza non usciva. Un mondo più profondo. Qua ti approccia a un mondo più pregno di significato. Hai cercato un mondo più pregno di significato, ma quello stesso mondo l'hai trovato tu all'interno. Ecco perché quel significato che adesso dai alla tua missione, alle tue cose, si riversa nella materia, perché il mondo esterno non è altro che un riflesso delle tue interiorità. E il mondo più profondo tu o lo sperimenterai in questo mese anche nella realtà, o l'hai già sperimentato, lo vedrai chiaramente nella realtà. Ok, fammi mettere un'altra. Lo spirito dell'amore ti guida qua, E questo è l'amante mistico, lo spirito guida. Non cercare il vero amore, perché ti troverà se rimani fedele a te stesso. Il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. E laddove, adesso vediamo l'amore come va, laddove tu ti sei piegata o piegato per paura di non essere compresa o compreso, hai dato per paura di perderlo o perderla, devi smetterla. Perché? Perché il vero amore che stai cercando arriva quando tu rimani fedele a te e non ti sminuisci per nessuno. Ok? Questa è un'indicazione per la lettura che tra un po' andiamo a fare sull'amore. Ok? Vediamo cos'altro ci dicono queste altre carte degli archetipi.
Non ti devi più autosabotare e per farlo devi resistere perché hai delle figure esterne e interne che ti sostengono. Questo è l'autosabotaggio che ti sei sempre data. Questo è il mese in cui qualcuno qualcosa ti metterà alla prova per testare quello in cui credi e per portare avanti il tuo progetto, la tua visione, eccetera. Non ti autosabotare, non cercare l'approvazione degli altri che non sostengono, ma accetta solo quella degli altri che ti sostengono. Qua dice metti in rilievo la tua paura allo sviluppo personale e al cambio che questo potrebbe produrre nella tua vita. Cioè, questo è un mese in cui tu ti sviluppi a livello personale. Hai paura a farlo. È inconscia, non è conscia, va bene? Ok. Con le pratiche dei 21 giorni che state facendo, tu non ti preoccupare. Tu stai facendo la pratica, non devi pensare. Andrà bene, andrà male. Non devi pensare, guarda che stesa. Va bene? Già che fai la pratica, ti stai impegnando sullo sviluppo personale e spirituale. Punto. Non ha importanza come la fai, se la fai bene, la fai male, quello è un gioco della mente. Come la fai è il modo tuo di farla. Punto. Quindi, eh, per tanto tempo hai aspettato questo momento come arriva in questo mese, però poi ti sei autosabotata. Hai condotto una condotta autodistruttiva, ti dice in altri episodi della tua vita. Bene, bene. Anche il desiderio di debilitare gli altri, perché si ha l'archetipo da vittima, no? Bene, questo è il mese in cui tutte le tue grandi capacità e talenti, se tu rimani fedele a te stessa, cioè difendo o te stesso, difendo quello in cui credo, colgo le opportunità, mi appoggio alle persone giuste, il dono è proprio quello del movimento, l'energia che si muove, e da tanto tempo non ti sentivi così, va bene? Mi raccomando, ok, forti. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Non pensare a quello che stai facendo troppo in là, cioè domani, la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Allora la tua mente ti potrebbe dire, quando arriva questa cosa, quando arriva quest'altra, devo resistere, ok. L'autosabotaggio in questo caso è dovuto al fatto che alcune cose non le hai viste arrivare subito nella tua vita passata, nel tuo passato insomma, e ti sei autosabotata o sabotato. Qua ti dicono, la risposta è nel futuro, procedi con fiducia, vivi ogni attimo con l'entusiasmo di fare quello che stai facendo senza pensare al risultato. Ti stanno dando le indicazioni come vivere questo mese perché è molto movimentato e molto bello per goderti ogni attimo, molta curiosità e espansione, va bene? Cos'altro? Jolly, tu non lo sai quello che ti sto dicendo adesso. La situazione è confusa, prendi un'altra carta, anche se sei confusa rispetto a delle cose, anche se ti sentirai confusa o confuso in questo mese. Abbi fede nel processo. Spegni il lume della ragione e accendi la fede, il cuore. Ancora un'altra? Questo mese dovrai sciogliere dei nodi che sono relativi a delle resistenze che avrai o degli scontri con gli altri e metterai dei sani confini per difendere la tua postura, la tua posizione. Dovrai chiarire una questione e proseguire con leggerezza senza portarti addosso gli strascichi di discussioni, quella persona non è d'accordo con me, quell'altro non è d'accordo con me. Hai difeso la tua postura, quello in cui credi, basta. Fede nel processo. Tutto quello che ci arriva per un fine e l'unico fine è quello dell'amore. Scioglimento di paure, resistenze e attaccamenti. Come lo fai? Col confronto con quello che arriva. Allora ti confronterai con delle questioni riguardanti dei progetti o qualcosa che vuoi realizzare o delle cose, va bene? Lo spirito dell'amore ti guida. Compassione verso l'altro, ma prosegui con leggerezza per la tua strada, chiunque l'altro sia. Ok? È un mese forte, eh? Un mese forte. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli delle porte. La falsa porta. Questa è una carta che mi parla di ciò che non è vero. Allora, io credo che questa situazione confusa, qualcosa che sciogliere i nodi, falsa porta.
se tu ti lasci guidare dal processo, non mettendo fretta alle cose, ma godendo pienamente di questo mese così, ehm, così frizzante, tu non sbaglierai le porte un'altra volta, come hai fatto in passato. Va bene? Altrimenti c'è sto rischio. Quindi prosegui con determinazione difendendo quello in cui credi. Perché falsa porta? La nostra mente ci fa credere che quella sia la strada giusta. Quello è l'autosabotaggio. Tutto ciò che ti dice la mente non è mai la strada giusta. Mai. Perché la mente fa i calcoli. Allora se ti rendi conto che la mente sta facendo calcoli, analisi, vantaggio, svantaggio, bene, male, meglio, peggio, ma il cuore ti dice qualche altra cosa, allora quella è una falsa porta. Ok? Ora, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vediamo nell'amore che cosa ci accade. Allora, lasciamoci qua la carta allo spirito dell'amore, visto che ce l'hanno lanciato lì già nella prima stesa. Vediamo, sia che tu abbia una persona già nel cuore o che non ci sia nessuno, vediamo un po' cosa succede nell'amore per te in questi mesi, e scusami, in questi giorni di dicembre 2025. Cancro. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? Amore. Abbiamo una stella, sei piena di fede, però hai anche le paure della mente che non ci crede a quello che stai sentendo. Però abbiamo il carro, qua ci sei tu. Allora, consideriamo questa carta qui rispetto a quello che è uscito, no? Non cercare il vero amore, perché ti troverà se rimani fedele a te stesso. Il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. Ora, io qua vedo che inizi il mese con una sensazione di fiducia nel cuore. Qua c'è un'energia bellissima che ti invita a credere nel futuro, a mantenere il cuore aperto, a nutrire i sogni, i desideri autentici. Che succede però? Che il mese ti porta la necessità di guardare con chiarezza ad alcune tensioni interiori che c'hai, avrai delle preoccupazioni. Allora, queste preoccupazioni sono soprattutto rispetto a quella mantenersi fedeli a se stessi dentro, che magari la mente dice no, non rimanere fedele a te stesso dentro, no, ma dovresti fare così, dovresti adeguarti a quella persona, dovresti fare così, no. Quindi che succede? Che però tu me le superi. Quindi qua c'è il carro, cioè tu sentirai a un certo punto una spinta a muoverti fortissima, prenderai in mano la tua vita sentimentale e farai il passo decisivo verso ciò che vuoi veramente. Che questa cosa che vuoi veramente sia consolidare una relazione già esistente, oppure nel chiarire ciò che non funziona più. Qua io vedo entusiasmo e determinazione nel farlo da parte tua e anche la consapevolezza che l'amore richiede scelte chiare e coraggio emotivo, va bene? Quindi io vedo che qua l'amore avanza, sistemando alcune tensioni interiori relativi proprio a quella cosa tua interna, come ci dice anche questa carta. Spesso non sei rimasta fedele a quello che eri veramente, ok? Ecco perché ti sorgono i dubbi per essere trascesi, ma poi vedo che avanza. Quindi qua io vedo fede, chiarezza e movimento nel cuore. Questo mese ti invita a seguire la tua verità emotiva, ad agire con coraggio, a mettere in moto la tua vita sentimentale in modo però consapevole, autentico, va bene? E qua vedo che l'amore c'è. Vediamo chi è che ti arriva l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Cavallo di denari. 4 di denari. Abbiamo un testa dura, 7 di bastoni, abbiamo una persona che ecco perché c'è il 9 di spade. Io qua vedo una persona che inizialmente c'è un'offerta, no? Va lenta, però è concreta, una persona che quando arriva resta, però è un po' testa dura forse. 4 di denari, 7 di bastoni, una persona che può mettere dei limiti, che non si vuole aprire tanto, ecco perché ti può generare un po' di stress, di ansie. Però io vedo che l'amore per te va bene, c'è un avanzamento nell'amore, quindi io non so se questa persona va via dal tuo campo energetico
e arriva un'altra persona che si apre a poco senza svelarsi tutto subito, e questo può creare un po' di tensione in te. Fatto sta, questa è una persona che lotta per quello in cui crede. Lotta per quello in cui crede, può essere un po' testadura, ma va bene così, è giusto così. E ti fa da specchio la necessità che anche tu devi lottare per quello che vuoi. È chiaro, senza sottometterti a nulla, sì. Sì, vedo una persona tutto di un pezzo, eh. Qua vedo anche una persona molto concentrata sulle sue cose quotidiane, sulla sua stabilità, non si apre facilmente, un po', tende un po' a zona comfort, no? Non gli piacciono i cambiamenti repentini, è una persona che va piano piano, può sentirsi scombussolata con dei cambiamenti repentini, quindi mette i sani confini, ok? Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. Ma lotta per quello in cui crede. È una persona che quando si dà del tutto, lottando per quello in cui crede. Vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. Il Papa ci picchia. Ci picchia. Re di bastoni. Ci picchiolina, abbiamo il 4 di bastoni. Prima frase shock che mi viene, che non è shock. Io vedo che qua l'amore avanza per te. Ora. Non so se hai due persone o due opzioni o due opportunità, perché per alcune di voi, faccio una breve parentesi altrimenti mi dimentico, voi scartate un'opportunità relativa a questa persona che mette dei limiti, barriere, no contact, ok? Perché c'è un'altra persona che ne vale la pena, ok? Sì. Ora, per tutte le altre voi, gli altri voi, vi dico che questo mese c'è una persona realmente non impegnativa, impegnata nei tuoi confronti, vedo. E in questo stesso mese io vedo che l'amore ti porterà chiarezza e movimento, ma delle riflessioni profonde. Cioè, questa persona che arriva ti mostra un'energia di stabilità e anche di prudenza, no? Sarà certo forse un po' testarda, che procede con i suoi tempi, che stabilisce confini chiari, non si fa trascinare dalle emozioni. Ecco, siccome non si fa trascinare tanto dalle emozioni, questo può farti sentire un po' sospesa all'inizio, sospeso, perché l'intensità e la spontaneità tua che hai nel tuo cuore non trovano subito risonanza con questa persona, ok? Però c'è qualcosa di solido e concreto con questa persona, cioè questa persona vuole costruire, non solo parlare. Papa, re di bastoni. E, e questo a lungo termine, ok? Quindi questo è quello che mi viene proprio dalle carte da dirti. Verso la fine del mese io vedo che l'amore ti porterà una scelta da fare. Ecco, però potresti sentirti un po' annoiata, un po' distaccato, distaccato, come se alcune situazioni non accendessero completamente il tuo entusiasmo, no? Oppure come se dovessi fare una scelta tra ciò che è comodo e ciò che ti fa invece vibrare davvero. Cioè qua a dicembre ti chiede di ascoltare il cuore, di riconoscere ciò che ti soddisfa veramente e avere il coraggio di accettare o di rifiutare con consapevolezza, va bene? Lo vedevamo anche nella stesa principale. Cioè è un mese di equilibrio tra stabilità e libertà emotiva. Movimento, riflessione. Qua c'è chiaramente qualcuno concreto e deciso nei tuoi confronti. Ma tu sei invitato a discernere, cioè a capire cosa ti fa veramente sentire vivo e a fare le scelte mature senza fretta rispetto a ciò che ti fa sentire veramente vivo, oppure zona comfort. Ok? E questo mese di coraggio per te. Cioè è un periodo in cui l'amore può crescere veramente in profondità per te, se però il tuo cuore resta aperto a quello che desideri davvero. Va bene? Questo cuore tuo deve essere guidato dall'autenticità e dal senso di valore personale. È questo che richiama il carro, che è una carta autonoma, autenticità e valore personale. Allora l'amore si costruisce. È chiaro? Vediamo con i miei potenti oracoli questa persona cosa ti dice, perché la vedo molto presa da te, con maturità pure, nonostante sia un po' testarda così, ma qua c'è il cavaliere di denari, cioè la cosa è costruttiva. Vediamo cosa ti dice questa persona.
I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Vedo una persona molto determinata, che ha vissuto dei cicli dolorosi molto forti, per questo anche si protegge, è testarda, però ha tutte le intenzioni nei tuoi confronti, C'è una persona che ha sofferto, per questo abbiamo il Papa, cioè come acquisizione della consapevolezza spirituale, con Re di Bastoni la porto avanti, ti conquisto, nel senso faccio, ok? È molto coraggiosa questa persona. Cos'altro ti dice? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. È possibile che alcuni di voi avete vissuto una separazione o a metà mese potreste vivere un momento di separazione da questa persona e qua ci si accorge dell'amore che si prova. O questo l'avete già vissuto, ok? Cos'altro? Ti vedo ovunque. Qua è questa persona che aspetterà, magari riceve un rifiuto inizialmente questa persona, dopo un po'. E questa persona lo fai vivere in modo molto acceso. Sì, ti farai molto desiderare da questa persona perché ti vedo molto determinata ad andare incontro al tuo cuore, veramente. E a metterlo anche un po' alla prova, questo è il senso. Vediamo un'altra. E quindi uscimmo a rivedere le stelle e poi qua io vedo che si passa all'armonia totale. All'armonia totale. Fede, ok? Sì. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Cioè fondamentalmente tu vai ad adempiere quello che diceva questa carta. Rimarrai fedele a te stessa o a te stesso e se all'inizio ci può essere un po' di turbolenza e quindi riuscimmo a rivedere le stelle, cioè alla fine qua arriva il sogno, ok? Cos'altro? Riparare, e qua c'è la possibilità di riparare. Questo sei tu, e anche l'asso di coppe, ricevi apertura emotiva da parte dell'altro e ci sarà una nuova vita, bellissimo. Alcuni di voi vi troverete davanti a una scelta, se riparare con una persona che rientra e una nuova persona che arriva. Per altri qua c'è proprio l'amore che sgorga di nuovo per te, tu non devi fare altro che ricevere e una nuova vita si apre davanti a te, è molto bella, molto molto bella. Vediamo cosa ti dicono adesso le carte del drago immaginale, da cui poi estrapoleremo anche il rituale della buona riuscita da inserire nei 21 giorni che state facendo. Altrimenti se non state facendo 21 giorni, questo è il rituale per incanalare tutta questa energia, ok? Cancro. Mutante, a ci picchia, forse non era mai uscita questa carta, non è vero ragazze? Mutante, che ci vuole dire qua? Fammi vedere che non me la ricordo. Mutante, 36. Allora, eccola. Mutante. Dice, non l'ho scelto, ma un altro uomo ha deciso che io dovessi avere questa forma di gamba e di braccia. Anche la mia intelligenza, il mio carattere, è derivato da una mutazione cromosomica progettata da una mente umana. Dovevo essere più potente, ma più potente di cosa? Il riferimento si è perso. Come un ramo di fiori reciso dalla pianta, non sono più alimentato dalla linfa. Eppure sono un'immaginazione dell'anima. Mi ha immaginato l'anima, altrimenti non sarei mai accaduto. Sono il prototipo di una specie che muta, si muta, è una possibilità di autodeterminazione, è voluto dall'anima. Perché? Non c'è perché. Devo smettere di chiedere perché. La mia mente non è più adatta. La mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo. Devo consegnarmi all'anima. E questa è la mia grande prova, la mia futura immensa vittoria. Ah, ci picchia, dovete smettere di farvi i perché. E da questo ne avrete un grande potere, perché la vostra mente
Anche prima, no, quella carta che era uscita, sono confuso, il jolly. Come se ti chiedi il perché delle cose, se ti fai le analisi sugli eventi, se ti chiedi perché quello ha fatto così, perché è successo questo, e questo è il mese in cui potrai depauperarti di energia. E invece ti serve l'energia per affidarti a fede cieca a quello che arriva. Ma comunque, continuiamo a leggere. Il responso del drago. Ama ciò che sei e abbi fede nel divenire. Che cosa ti ho detto prima? Abbi fede nel processo. Ama ciò che sei, e qua vediamo di nuovo lo spirito dell'amore, no? Sii fedele a te stessa, a te stesso in questo mese, determinazione, e abbi fede nel divenire, cioè nel processo. Sei aiutato a patto che tu riesca ad avere fede e ad aprirti con gioia agli eventi che vogliono e devono accadere. Allora, ragazze e miei ragazzi, sarai aiutata o aiutato in questo mese dalle forze ancestrali se hai fede a tutti gli eventi che ti arriveranno. Non chiederti perché succede una cosa o perché succederà l'altra. Fede nel processo, d'accordo? Adesso ti do il rituale della buona riuscita. Si tratta di una meditazione nella quale sei chiamato a contemplare lo scheletro, dapprima immaginandolo fino a che si crea la sua visione reale ed è meravigliosa. Siedi in una postura meditativa e ad occhi chiusi immagina e visualizza il tuo scheletro all'interno del tuo corpo, in ogni sua parte e nella sua interezza. Quando riesci a vedere il tuo scheletro interamente, hai simultaneamente la consapevolezza di una splendente e calda luce bianca radiante che può essere vasta come l'intero universo. La meditazione sullo scheletro ti porta a un grado di verità profonda, ti consente di sperimentare che il corpo non è un oggetto materiale, come ci insegniamo sempre, ma è pura coscienza e questa coscienza è energia, luce e gioia. Il più delle volte si conclude la meditazione con un profondo senso di gioia. Facilissimo, no? Cioè, devi essere custode della fede in questo mese, dice. La meta raggiunta con la mente termina nella disillusione. Ogni azione deve essere intrapresa pensando ai suoi effetti su 7 generazioni a venire. Oggi vincente è chi agisce sulla scorta della fede. Ragazze e miei ragazzi, fatevi la meditazione sullo scheletro almeno una volta al giorno. Bastano 2 minuti, 3 minuti, ok. E abbiate fede in tutti gli eventi che stanno accadendo, non facendovi le domande, va bene? Stando nel processo, accompagnatevi dalle onde del divenire, va bene? E sarà un successo. Ok. Wow, intensissima questa lettura, veramente intensa. Quindi, ragazze e miei ragazzi, mi raccomando, praticate, praticate e realizzate tutti i vostri sogni più sfrenati. Detto questo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!